Oggi vi mostro come ho realizzato queste incisioni colorate su una semplice tavoletta di legno, in questo caso una tavola di un bancale. Io utilizzerò una semplicissima tavola recuperata da un bancale. Solamente per un effetto estetico a me gradito gli andrò a smussare gli angoli. Ovviamente questa procedura non è necessaria. E per finire una bella carteggiata partendo da una grana più grossa per poi arrivare a una più fina. Benissimo così, anche perché questo cartello, questa insegna andrà posizionata su una sorta di sentiero, quindi volevo che mantenesse un po' un effetto âgé. E ora una bella impregnata. Potete dare un po' la pittura che preferite, io in questo caso utilizzo un impregnante all'acqua noce antico. Asciugata la prima mano gli diamo una passata veloce e poi diamo una seconda mano per renderlo più scuro. Ora, prima di passare all'incisione con il laser, daremo anche una mano di flat in trasparente. Questa è una procedura che non è strettamente necessaria, però ci aiuterà dopo a rendere il legno meno ricettivo alla pittura che daremo di riempimento dei solchi fatti con l'incisione. Ora dobbiamo andare a ricoprire la tavoletta. Potremmo usare semplicemente del nastro carta, ma è meglio utilizzare del nastro a mascheratura. È fatta apposta, ha una tela maggiore, una maggiore resistenza e copre molto meglio per poi quando dovremo andare a passare invece il colore. Questa probabilmente è l'operazione più delicata di tutto il progetto, perché dobbiamo riuscire ad ancorare, a fissare in maniera salda o comunque ripetibile il pezzo al nostro piano di lavoro, perché dopo una prima incisione dove andremo semplicemente a tagliare dal nastro di mascheratura le sagome o comunque le scritte che andremo a incidere, poi dovremo scavare all'interno a quelle scritte. Quindi serve che il primo passaggio del laser combaci perfettamente con il secondo passaggio del laser. Per far questo io mi prendo dei riferimenti. In questo caso appoggio il pannello alla lamiera di fondo del nido d'ape e poi con delle L che mi sono creato vado a fissare gli altri angoli. Allora, la prima fase ci servirà appunto un'incisione dei perimetri, quindi andiamo a prendere il nostro progetto, gli diamo strumento linea, per fare una bella incisione sicuri andiamo sui 1000 e un 50%. Qua ci servirà semplicemente rimuovere il nastro che abbiamo messo sopra il pannello. Successivamente, piano piano andremo a togliere il nastro e andremo invece a scavare con uno strumento di riempimento. Adesso, armati di pinzetta e di tanta pazienza, andiamo a togliere le parti che poi dovranno essere prima incise e poi coperte dal colore. E ecco qua, abbiamo finito. Tornati su Lightburn, il livello che precedentemente abbiamo fatto in linea lo trasformiamo invece in riempimento. Qui potenza e velocità dipendono tanto dai laser che utilizziamo e dal risultato che vogliamo ottenere, se più o meno scavato. Lavoro finito, l'incisione è venuta molto bene, scavata tutta abbastanza in maniera omogenea. Adesso non ci rimane altro che dare il colore. Per rendere meglio poi il contrasto dell'acrilico, del colore acrilico che andremo a dare, e per evitare di dover dare 2000 mani di colore acrilico per andare a coprire il nero della bruciatura, daremo prima un semplice fondo bianco all'acqua. È bene non utilizzare prodotti troppo liquidi, perché se fosse troppo liquido si correrebbe il rischio che il prodotto possa andare sotto al nastro da mascheratura che abbiamo messo.
Quando il fondo è ben asciutto non occorrerà neanche carteggiare perché l'abbiamo steso bene e allora possiamo procedere con la pittura. La scritta la farò in bianco, quindi un acrilico. Avendo già dato anche il fondo bianco, sarà abbastanza facile dare questa mano qui. Stando attenti a non sporcare il bianco che si sta ancora asciugando, possiamo iniziare già a dare anche il nero. Magari utilizziamo un pennellino un po' più piccolo, maniamo giusto un pelo e via. Diamo una seconda ed ultima mano. Abbiamo atteso che la pittura acrilica si asciugasse bene, l'importante è aspettare perché quello che a noi può sembrare asciutto magari poi sotto vicino al nastro è ancora un po' umido e quando andiamo a rimuovere il nastro potrebbe lasciare delle sbavature. In questo caso mi sembra perfetto, quindi possiamo andare a rimuovere il nastro. Ci sono delle leggere sbavature che sono dovute al supporto. Vi ricordate, siamo partiti a utilizzare una tavola recuperata da un bancale. Aveva dei solchi, aveva delle crepe. In quei punti il colore, l'acrilico, è scivolato sotto alla mascaratura sporcando. Nulla che non si possa risolvere con una leggera carteggiatura. Ovviamente se partivamo a lavorare direttamente una tavola perfettamente piallata e levigata, questo non sarebbe accaduto. È venuto bene, c'è poco da dire, è venuto proprio bene. Le sbavature sono sparite totalmente, le incisioni sono belle nitide, a contrasto. Io all'inizio ho dato l'impregnante, ricordiamoci che se invece vogliamo ottenere il risultato inverso, magari utilizzare un legno chiaro come l'abete e avere delle incisioni scure, basterà partire subito con l'incisione senza dare l'impregnante. Questo è il risultato.